Ragazzi, stamattina la mia panoramica non inizia direttamente dalla mia cucina, ma da queste meravigliose olive. Io le adoro, fatte in tutti i modi, però la prossima video ricetta saranno olive in salamoia, esattamente come mi ha insegnato mia nonna. Andiamo in cucina, facciamo questa raccolta e tuffiamoci nei vasetti delle olive in salamoia. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale In Cucina con Rosaria. Oggi questa è un'immagine che io adoro tantissimo perché vivo di ricordi e quando faccio queste olive non posso fare altro che pensare a mia nonna perché le faccio veramente da tanti anni e le torna sempre nei miei ricordi. Sto parlando delle olive in salamoia con una ricetta tipica antica calabrese come le faceva appunto lei. Questa ricetta prevede l'aglio e prevede il finocchietto selvatico che non deve mai mancare. È abbastanza facile, però se seguite i miei consigli, la mia video ricetta, riuscirete a farli anche voi e spero vi torni utile. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, soprattutto per i nuovi arrivati, e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. In più in descrizione trovate anche i link dei miei canali social se avete piacere di seguirmi anche lì. Io vi lascio alla video ricetta, vi auguro una buona visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti! Partiamo da questa meravigliosa immagine, le olive che sono state raccolte e in questo cestino ne abbiamo 2 kg, quindi il tutto sarà calcolato in base a 2 kg di olive. Qui abbiamo l'acqua, però l'acqua non ha un peso specifico, dopo vi faccio vedere come calcolare il peso dell'acqua. Qui abbiamo aglio, quanto basta, del finocchietto selvatico sempre quanto basta, 150 g di sale per 2 kg di olive, quindi voi dovete calcolare 75 g di sale per ogni chilo di olive, dopodiché moltiplicate il tutto. Qui vediamo dei pressini che serviranno dopo da mettere nei vasetti e le etichette che serviranno invece da applicare sul vasetto con la data delle olive. Il primo passaggio da fare è la sterilizzazione dei vasetti. Come vedete io li ho messi già in una pentola piena d'acqua. Andiamo ad inserire anche i suoi tappi. Ok. Io la faccio sempre con l'acqua, proprio come mi ha insegnato mia nonna. Oggi comunque ci sono anche altri metodi, come nel forno tradizionale oppure quello a microonde. Accendo il fuoco e lascio scaldare l'acqua. Dal momento in cui l'acqua inizia a bollire, li lasciamo 10 minuti, dopodiché li facciamo raffreddare all'interno della pentola stessa. Nel frattempo ci dedichiamo al lavaggio delle olive. Prendiamo il nostro vasetto e iniziamo a mettere le olive all'interno. Mettiamo un pressino in modo da calcolare se aggiungerne delle altre. Va bene in questo modo. Dopodiché io metto l'acqua, così in questo modo io calcolo quanta acqua mi serve esattamente. Dopodiché prendo una pentola e un colino, vado a scolare le olive, ok? E allo stesso modo faccio con gli altri vasetti, dopodiché metterò l'acqua a bollire con il sale. È arrivato il momento di aggiungere il sale all'acqua. Mescolo un pochino e
porto sul fuoco. E il sale intanto nell'acqua calda si è sciolto. Adesso dobbiamo farla raffreddare completamente prima di metterla nei vasetti con le olive. È arrivato il momento di mettere l'aglio nei vasetti. Io ne metto un pezzetto perché lì dipende sempre da come vi piace il sapore o meno. Aggiungo un po' di finocchietto selvatico. La ricetta che faceva mia nonna è esattamente in questo modo, però se voi il finocchietto selvatico non piace oppure non riuscite a trovarlo, potete tranquillamente sostituirlo con una foglia di alloro. Riempio di nuovo i vasetti con le olive. E prima di aggiungere l'acqua metto il pressino, così le olive le teniamo ben bene giù e capiamo fin dove dobbiamo arrivare. Ora posso aggiungere l'acqua. E ora possiamo mettere il tappo. Avvito bene bene e cerco di fare forza in modo da tapparle come si deve. Adesso possiamo preparare i bigliettini, le etichette da attaccare sul vasetto con la data in cui sono state fatte le nostre olive. Io per abitudine metto sempre la data in cui sono state fatte. Comunque da questa data in poi voi dovete considerare sempre 6 mesi per poterle consumare, dai 6 ai 7 mesi. Ecco qua.